Buongiorno a tutti e benvenuti al nostro appuntamento. Agli americani la situazione è totalmente sfuggita di mano. Non mi sto riferendo né alla guerra né alla pandemia, ma al problema dell'identità di genere. Succede che un mediocre nuotatore, siccome si sente donna, fa un ciclo di ormonoterapia di un anno, che non cambia di una virgola la situazione, e viene ammesso a partecipare alle gare in categoria femminile. E succede che sbaraglia le avversarie e diventa campionessa nazionale universitaria. Mi è capitato di dirlo qualche giorno fa, ospite di una trasmissione televisiva: se c'è una cosa che mi manda fuori dalla grazia di Dio è l'ingiustizia, e quello che hanno subito le atlete che hanno gareggiato in quei 400 metri stile libero è stata una incredibile ingiustizia. Non è un capriccio o peggio ancora una discriminazione il fatto che esistano in ogni sport categorie femminili e maschili. Non c'è il desiderio di voler ghettizzare le donne, è che c'è proprio un diverso sviluppo anatomico osteomuscolare tra i due generi e le prestazioni sportive, qualsiasi sia la disciplina che venga presa in considerazione, sono diverse e non comparabili, e questo a sfavore delle donne. Ora, la parità di genere, contro la quale non ho assolutamente niente, deve obbligatoriamente fare i conti con la realtà delle cose. Qualsiasi tema va modulato, mentre la sensibilità su questo tema ha raggiunto vette inusitate. Un famosissimo stand-up comedian come Dave Chappelle, e parliamo sempre di Stati Uniti, è stato fustigato dalla comunità LGBTQ per una battuta in un suo spettacolo satirico. Quanto accaduto in quella piscina dimostra, ove mai ce ne fosse bisogno, che l'eccesso sconfina sempre inevitabilmente nel fanatismo, e il pensiero comune che non consente voci dissonanti è assolutamente inaccettabile. Le ragazze hanno provato a lamentarsi durante gli scorsi mesi, ma sono rimaste inascoltate. La loro frustrazione avrebbe dovuto portarle a non scendere in acqua nella finale, ma nessuna ha avuto il coraggio di farlo, di far gareggiare da solo una pippa nera, 462esimo nel ranking maschile, che non avrebbe superato nemmeno le selezioni di accesso alle batterie, non alla finale. Non lo hanno fatto perché impaurite dalle conseguenze. Lo abbiamo visto con la pandemia, lo stiamo vedendo con la guerra. Un pensiero contrario al mainstream ti ghettizza. È normale che delle adolescenti non abbiano forza e coraggio per ribellarsi. Io ho fatto sport agonistico individuale nella mia infanzia e adolescenza, e tutti quelli che hanno fatto sport lo sanno molto bene. Il tuo riferimento è il cronometro. L'avversario che ti batte è stato più veloce di te, è stato solo più bravo, non ha barato. Qui no. Qui hanno barato, e anche pesantemente. È stato così eclatante quanto è accaduto che la notizia sta facendo il giro del mondo, e sarebbe necessario e indispensabile che da questo episodio, nel pieno rispetto dei sentimenti e delle opinioni di tutti, e certamente delle percezioni di genere che ognuno ha di sé, che però si prendesse coscienza che esiste almeno un settore dove le donne sono donne e gli uomini sono uomini, che piaccia o meno. E che così come dobbiamo rispettare la sensibilità di un uomo che si sente donna, o viceversa, bisogna rispettare però anche i sacrifici delle atlete, che hanno il sacrosanto diritto di misurarsi senza che nessuno bari. Perché per passare da vittime a carnefici ci vuole un attimo, e abbiamo solo invertito i ruoli, e magicamente i paladini della difesa dei diritti per difendere i propri calpestano impunemente quelli degli altri. Buona giornata a tutti e arrivederci al prossimo video.